Benvenuti a questa prima puntata di Pillole Astronomiche, è una nuova serie di video scientifici fatta in collaborazione tra me e l'Associazione Astronomica Astro Mirasole. Oggi siamo qui dentro al Museo dell'Associazione all'interno dell'Abbazia di Mirasole. Io sono Emma, sono una geochimica e sarò la vostra guida nel video di oggi. Essendo che quest'anno è il 50° anniversario della prima volta che l'uomo è sbarcato sulla Luna, 20 luglio 1969, abbiamo deciso di inaugurare questa serie facendo 3 video specifici con il tema Luna. Questo è il primo dei 3 video e parleremo oggi dell'evoluzione e della formazione del nostro satellite. Prima di iniziare parliamo subito di una domanda che mi viene chiesta molto spesso: perché vogliamo studiare la Luna? Perché è importante? Principalmente per 2 motivi. Innanzitutto perché la Luna è legata intrinsecamente alla nostra formazione. Se noi vogliamo capire come eravamo 4 miliardi di anni fa, il miglior punto di partenza è la Luna. In secondo luogo perché noi come Terra siamo ciò che siamo anche per la presenza della Luna. Senza la Luna non avremmo le maree, non avremmo un mese di 30 giorni, non avremmo un giorno di 24 ore, non avremmo le stagioni, quindi l'evoluzione della vita sulla Terra si è sviluppata in una certa direzione anche per la presenza del nostro satellite. Come si è formata la Luna? La teoria più accreditata oggigiorno è quella della collisione. C'è stata una collisione tra la prototerra e un protopianeta, che chiamiamo Teia, all'incirca 4,5 miliardi di anni fa. Questa collisione ha generato un anello di detriti che poi sono andati ad agglomerarsi e a formare il nostro pianeta in un tempo relativamente breve. La Luna quindi è più giovane della Terra, all'incirca 100 milioni di anni in meno. La teoria è stata elaborata nel 1975 da William Hartmann e Donald Davis, 2 scienziati, che hanno elaborato, e la teoria è molto elegante in sé, perché non soltanto riesce a riconciliare diverse osservazioni scientifiche che non riuscivano a essere riconciliate con le teorie precedenti, ma riesce anche a dimostrare in maniera statistica l'unicità del nostro satellite. Hartmann e Davis infatti riescono a dimostrare statisticamente come il processo che ha portato alla formazione della Luna è stato abbastanza raro, soltanto un pianeta su 9 si sarebbe potuto verificare. Ovviamente la Luna di oggi non è la stessa di 4 miliardi di anni fa, all'inizio era soltanto una specie di palla di lava bollente incandescente. Pian piano, man mano che il tempo è passato, la superficie si è raffreddata e si è formata una crosta solida. Intorno ai 4,3 miliardi di anni fa subì un bombardamento da dei corpi celesti molto grossi. Uno di questi è ancora ben visibile al polo sud lunare, si chiama il bacino di Aiken ed è importante perché è ancora considerato il cratere da impatto più grosso di tutto il sistema solare, ha un diametro di circa 2000 km, che significa Palermo-Parigi come distanza. Intorno a 1 miliardo di anni fa la Luna era ancora geologicamente attiva, era vulcanicamente attiva e soprattutto subì una seconda fase di bombardamento, questa volta da dei corpi celesti un po' più piccoli. L'aspetto bucherellato, che conosciamo bene, è dovuto proprio a quella fase. Forse non tutti sanno che la Luna si sta anche allontanando dalla Terra, o meglio, la sua orbita si sta allargando con un ritmo di 4 cm all'anno. Perché? La causa sono le maree. Tutti sappiamo che la Luna esercita una forza sulla Terra, le maree ne sono la prova più evidente, ma ovviamente anche la Terra esercita una forza sulla Luna. Quando la Terra rotea, essendo che la rotazione della Terra è più veloce di quella della Luna, 24 ore contro i 27 giorni, nel movimento di rotazione accelera la Luna e la spinge, la porta fuori dalla sua orbita. Oltretutto, la presenza stessa delle maree crea una frizione, un'energia che può essere trasferita dalla Terra all'orbita lunare, permettendo all'orbita di ingrandirsi. Mentre la Terra sta accelerando la Luna a sua volta sta rallentando la rotazione della Terra. Fra 50 miliardi di anni, se questo gioco di tira e molla tra la Terra e la Luna continuasse, avremmo un mese di 47 giorni identico sia per la Terra sia per la Luna. Uso il condizionale perché in realtà fra molto meno tempo, fra 2 miliardi di anni, il nostro Sole si trasformerà in una nana rossa e avremo dei problemi molto più grossi perché non ci saranno più oceani e l'intera Terra sarà una palla incandescente. Con questo concludo. Vi segnalo che ho scritto delle referenze qua sotto, quindi se qualcuno fosse interessato o curioso di sapere da dove ho preso le informazioni che vi ho dato oggi per questo video le trovate sotto. Nel caso, ovviamente non è una lista esaustiva, è soltanto un input per
farvi capire da dove sono partita. Se invece foste interessati a una fonte un po' meno complessa e un po' più didattica, oggi vi segnalo il sito dell'Università di Cornell che ha un portale che si chiama Astro Cornell, Chiedi all'astronomo, dove gli studenti possono chiedere domande di tutti i tipi agli astronomi. Io vi saluto, vi invito a venirci a trovare all'Abbazia di Mirasole e ci vediamo qui per la prossima volta. Ciao!